Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Oggi affronteremo un tema molto importante per la pianificazione dei propri investimenti, ma di cui si sente parlare ancora molto poco. Mi sto riferendo al Goal-Based Investing, ovvero la costruzione di un portafoglio di investimento basato sui propri obiettivi finanziari e non secondo il proprio profilo di rischio, come fanno la maggior parte degli investitori e dei consulenti. Mettetevi quindi comodi perché c'è tanto da dire e rimanete fino alla fine. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Il goal-based investing si è sviluppato nei primi anni 2000, soprattutto negli Stati Uniti, quando esperti in finanza ed accademici hanno iniziato ad esplorare più profondamente come i principi della finanza comportamentale potessero essere applicati alla gestione degli investimenti. Ma facciamo un passo alla volta e cerchiamo di capire cos'è il goal-based investing, a cosa serve e perché rappresenta un elemento essenziale per una corretta pianificazione finanziaria. Il goal-based investing è un metodo di investimento che pone al centro della strategia finanziaria gli obiettivi specifici dell'individuo, come l'acquisto della casa per i figli, l'acquisto di una nuova macchina e così via. Questo approccio si distingue nettamente dalla strategia tradizionale di costruzione del portafoglio, che mira a identificare quella combinazione di asset class che, una volta definito il profilo di rischio dell'investitore, punta alla massimizzazione del rendimento. Questo metodo infatti ha un evidente punto debole, in quanto presuppone la capacità di quantificare la tolleranza al rischio e alle perdite dell'investitore, senza tenere conto della sua reale reazione emotiva di fronte alle fluttuazioni di mercato. Spesso mi capita di sentire di investitori che, pur di massimizzare il rendimento del proprio portafoglio, sono disposti a tollerare una perdita temporanea anche del 15-20% del proprio capitale. In realtà poi, quando il proprio portafoglio comincia a perdere anche solo qualche punto percentuale, vanno in panico e vorrebbero liquidare tutto. L'approccio del goal-based investing si pone come obiettivo la risoluzione di questo problema, aiutando gli investitori a non prendere decisioni guidate dall'emotività e incoraggiandoli a rimanere fedeli a una strategia prefissata, che è direttamente legata a obiettivi tangibili e misurabili. Questo può portare a una maggiore disciplina finanziaria e a una riduzione dello stress, in quanto consente agli investitori di sentirsi più connessi e coinvolti nel processo di investimento, con piani che riflettono i loro valori personali e gli obiettivi di vita a breve e lungo termine. Ma quindi perché il goal-based investing è essenziale per una corretta pianificazione finanziaria? Semplicemente perché trasforma il concetto di investimento, spostando il focus dalla semplice generazione di rendimenti al mezzo con cui è possibile realizzare i propri obiettivi personali. Vediamo quindi quali sono i vantaggi impliciti in questo metodo che lo stanno rendendo sempre più popolare. Primo fra tutti è la personalizzazione e l'allineamento del portafoglio con le proprie priorità personali. Ogni investimento infatti è fatto in relazione ad un obiettivo specifico e si ha la garanzia che ogni scelta sia direttamente legata ad una necessità o desiderio personale. In secondo luogo, seguire un piano basato sugli obiettivi aiuta a mantenere la disciplina durante periodi di volatilità del mercato. Bias come l'avversione alla perdita, l'eccesso di fiducia, il bias di conferma e l'effetto ancoraggio, di cui abbiamo parlato in altri video, possono portare a decisioni sbagliate se non gestiti correttamente. Il metodo del goal-based investing mitiga questi effetti attraverso una pianificazione attenta e una strategia di investimento che incoraggiano la riflessione e la coerenza, riducendo l'impulsività e migliorando la capacità di seguire obiettivi a lungo termine. Un aspetto molto importante è la possibilità di calcolare molto facilmente quanto si avvicini al raggiungimento di ogni singolo obiettivo prestabilito e non solo in termini di rendimento assoluto dell'intero portafoglio. Questo può chiaramente fornire una valutazione più realistica e soddisfacente dei risultati. Inoltre, essendo un portafoglio costruito sui propri obiettivi, permette una gestione del rischio personalizzata. Il rischio viene infatti assunto in maniera differente a seconda delle priorità e del tempo rimanente per raggiungere ciascun obiettivo,
permettendo una gestione del rischio più precisa e puntuale. Il goal-based investing garantisce all'investitore flessibilità e adattabilità. Il piano di investimento può essere adattato nel tempo man mano che cambiano le condizioni di mercato e gli obiettivi personali, magari in vista del matrimonio, della nascita di un figlio o di spese impreviste, offrendo una flessibilità spesso assente negli approcci più tradizionali. Un aspetto da non trascurare quando si parla di investimenti è la riduzione dello stress finanziario. Sapendo che ogni investimento è fatto con uno scopo preciso e con una pianificazione ragionata, gli investitori possono sentirsi meno preoccupati dalle oscillazioni di breve termine del mercato. Infine, la pianificazione per obiettivi garantisce un aumento della soddisfazione e della motivazione. Raggiungere o avanzare verso un obiettivo tangibile può infatti aumentare la soddisfazione e motivare ulteriori azioni positive verso la gestione delle finanze. Il proprio portafoglio non sarà quindi un insieme di strumenti finanziari combinati tra loro senza conoscerne le ragioni e che non vi trasmetta alcun interesse. Al contrario, sarà un mezzo che vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi finanziari e personali. Bene, cerchiamo ora di capire dal punto di vista operativo come si approccia a questo metodo di costruzione del portafoglio. Il goal-based investing segue un processo strutturato per assicurare che ogni decisione finanziaria sia perfettamente allineata con i vostri obiettivi personali. Il primo passo consiste quindi nell'analisi della vostra situazione finanziaria attuale. In poche parole, dovete quantificare cosa avete già a disposizione e qual è la vostra situazione di partenza. Per poterlo fare, noi suggeriamo di stilare lo stato patrimoniale ed il conto economico. Sembra una cosa complessa, ma in realtà è molto più semplice di quello che pensate. Realizzare lo stato patrimoniale o bilancio patrimoniale è un po' come fare l'inventario di tutto quello che possedete e di quello che invece dovete pagare. Da un lato elencherete le vostre risorse come i conti bancari, gli investimenti, gli immobili, le auto e qualsiasi altro bene di valore. Dall'altro noterete tutti i vostri debiti, come i mutui, i prestiti, le carte di credito ed altri debiti. La differenza tra questi due vi darà una chiara idea del vostro patrimonio netto, ovvero quanto realmente possedete una volta pagati tutti i debiti. Il conto economico invece non è altro che un resoconto di come fluiscono i soldi nella vostra vita in un certo periodo, per esempio un mese. Qui registrerete quanto denaro entra grazie al vostro lavoro o ad altre fonti di entrata e quanto ne esce per pagare le spese come l'affitto, il cibo, le bollette, i divertimenti e così via. Questo vi aiuta a capire quanto denaro potete risparmiare e potete investire ogni mese per raggiungere i vostri obiettivi. Per fare questa attività noi abbiamo realizzato dei semplici fogli di calcolo che vi possono aiutare a fare tutti i vostri conti. Per riceverli gratuitamente potete contattarmi tramite i riferimenti che trovate in descrizione o scansionando il QR code che trovate qui a fianco. Vi suggerisco quindi di prendervi un po' di tempo e dedicarlo a questa attività in quanto in maniera molto semplice vi permette di quantificare quant'è il valore reale del vostro patrimonio e del risparmio che riuscite ad accumulare ogni mese. Il passo successivo è la definizione degli obiettivi e delle priorità. Qui è necessario essere chiari e precisi, bisogna quindi preparare una lista dei propri obiettivi nel breve, medio e lungo termine, magari ordinandoli per priorità. Questa fase è cruciale perché secondo il goal-based investing gli obiettivi fungono da bussola per la pianificazione finanziaria. In particolare devono essere specifici, misurabili, realistici e definiti nel tempo. Questo significa che non è sufficiente dire vorrei risparmiare più denaro, ma piuttosto stabilire un obiettivo tangibile come mettere da parte 200.000 euro per la mia pensione entro 25 anni, oppure 50.000 euro per l'università di mio figlio entro 15 anni, o ancora 40.000 euro per l'acquisto dell'auto nuova tra 5 anni. È importante quindi specificare qual è il vostro obiettivo, qual è il capitale di cui avete bisogno e molto importante è stabilire l'orizzonte temporale, ovvero tra quanti anni avrò bisogno di questi soldi. Il tempo è infatti un elemento chiave nella pianificazione finanziaria. Per gli obiettivi a breve termine bisogna cercare soluzioni di investimento a rischio contenuto, mentre per quelli a lungo termine ci si può generalmente permettere di assumere maggiori rischi per ottenere rendimenti più elevati nel corso del tempo. Ad esempio, per obiettivi finanziari come l'acquisto di una casa entro 5 anni si può optare per investimenti meno volatili e più sicuri.
D'altra parte, per obiettivi a lungo termine come il pensionamento, si può scegliere di investire in strumenti più rischiosi e volatili, ma con un potenziale di crescita maggiore. A questo punto, una volta che avete ben chiari i vostri obiettivi ed i tempi con cui volete raggiungerli, passiamo alla costruzione di portafogli specifici per ciascuno di essi. In pratica creeremo tanti piccoli sottoportafogli, ognuno dei quali sarà disegnato per soddisfare esigenze specifiche in tempi diversi. Chiaramente poi questi sottoportafogli verranno fusi insieme per creare il vostro portafoglio di investimento complessivo. Infine, non meno importante, l'ultimo passaggio è il monitoraggio, che non consiste in una verifica occasionale da fare ogni tanto, ma è un vero e proprio controllo continuo dei vostri progressi verso gli obiettivi. In base a come evolvono le condizioni di mercato, gli eventi della vita e le vostre priorità personali, potrebbe poi essere necessario dover fare degli aggiustamenti alle strategie di investimento, modificare qualche singolo sottoportafoglio o rivedere completamente la strategia di investimento. È proprio durante le fasi di monitoraggio periodico che si può fare tutto questo, sia per mantenere quindi il controllo della propria situazione finanziaria, ma anche per poter adattare il piano alle proprie esigenze personali. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come avrai capito, il Goal-Based Investing non è solo una strategia di investimento, ma è più un cambio di paradigma che considera gli investimenti come un vero e proprio mezzo per realizzare i sogni e gli obiettivi personali, offrendo una maggiore personalizzazione, soddisfazione e controllo sul processo di investimento. Inoltre, come avrai capito, è proprio il metodo che utilizziamo noi per strutturare i portafogli finanziari dei nostri clienti. Se hai domande o se ti interessa approfondire gli aspetti del Goal-Based Investing, visita il mio sito o contattami direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato queste informazioni utili lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!